Delay. Herder. Alessio? Pronto? Ciao Ale, buongiorno. Senti, guarda, non ti rubo tanto tempo. Allora, io ho un problema grandissimo. Sto cercando di costruire una pedaliera sul tema Gilmour, ma mi manca il pedale che è fondamentale, il Boss CS2 che è introvabile. Guarda Alessio, io ce lo dovrei avere qua in studio. Non ci credo. Sì, ce l'ho. Veramente. Passa, passa. Ok, vengo subito da te. Passa, passa. Cioè, Ale, io sono più veloce della luce, ma tu veramente c'hai questo pedale? Io lo sto cercando da una vita. Certo che ce l'ho, ma solo che non so dove sta. Sono anni che non lo uso quel pedale. Fammelo cercare un attimo. Questo no. 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 Niente, ho cercato dappertutto, nell'armadio, nei cassetti, non c'è. No, vabbè. Ma che ci hanno fatto? No. L'hanno usato come posacenere. Blasfemia! No! Ciao ragazzi, sono qui con Alessio, un mio allievo che è un malato di David Gilmour. Abbiamo la camicia uguale, ma è stato veramente un caso, non lo sapevamo. Allora, diciamo che i chitarristi hanno questa cosa della camicia. Della che camicia. comunque va sempre. Parlaci di questa pedaliera, cerchiamo di risolvere questo problema. Allora, il problema principale di questa pedaliera è che manca l'anima del pedale, che è il CS2 Boss che Gilmour ha usato per parecchio tempo, il santo graal per gli amanti di Gilmour. Trovato, eccolo qua, il mitico CS2. Io questo pedale l'ho usato tantissimo. Poi veramente Alessio mi ha fatto quasi pena, perché comunque per lui è un pedale fondamentale. Per cui ho detto, bene, tieni, oggi è tuo. Come hai fatto questa pedaliera? Come l'hai assemblata? So che ti sei documentato parecchio. Allora, questo è un tube driver BK Butler made in USA, totalmente artigianale, ed è usato anche da Satriani, da Eric Johnson. Gilmour ne usa due, uno lo usa come clean e l'altro come overdrive. Quindi uno più fa da boost, diciamo. Esatto. Dopodiché andiamo avanti, diciamo, il blues driver non è un pedale che lui usa sempre. Passiamo per il TS9, che comunque è un pedale iconico. Per arrivare all'altro mio santo graal, lo chiamo, Il Caprid. che è il Caprid. Praticamente questo è un Big Muff clone del Ramsed, che è un tipo di Big Muff che lui ha usato oltre al software. Dobbiamo capire prima di tutto dove installare questo compressore. Esatto. Gilmour in genere lo mette a inizio catena, però io sono qui anche perché tu puoi aiutarmi sul settaggio vero e proprio dei pedali. Adesso magari installiamo prima il compressore e poi passiamo tutto alla parte, diciamo, di modulazione e di ritardo, che è fondamentale. Io il compressore solitamente lo uso prima dell'overdrive. Il problema che dobbiamo sempre chiederci è: volete comprimere un suono distorto o distorcere un suono compresso? Quindi questa è la prima domanda che dovete farvi. Non esiste giusto o sbagliato, esiste alla fine soltanto, come diceva il mio maestro di conservatorio, arrecchia l'orecchio. Quindi come suona meglio? E installiamo direttamente il Boss CS2 all'ingresso del tube driver. C'ha anche il velcro, t'ho regalato pure il velcro, Fantastico. Come vedete ha tre controlli fondamentali, che sono il livello, l'attacco e il sustain, perché il compressore che cosa va a fare? Va a comprimere la nostra dinamica, quindi se abbiamo dei picchi vengono schiacciati e se abbiamo delle parti che sono suonate piano vengono portate in alto, quindi la dinamica si schiaccia e noi attraverso il controllo di attacco, di sustain e di livello possiamo modulare il nostro suono. Quindi quando sentite quelle note lunghe con un grande sustain o quell'attacco molto evidente sulla nota, è proprio grazie all'uso del compressore. Dopo lo andiamo a provare. Passiamo adesso quindi alla sezione delle modulazioni e del ritardo. Dal Big Muff il segnale va direttamente all'equalizzatore. Questo è un equator della Wampler che va a equalizzare il suono dei vari distorsori, overdrive e quant'altro. Ok. Quindi dopo l'equalizzatore abbiamo il Phase 90. Ok. In questo caso è un modello standard, lui usava il modello Script, che è un modello io c'ho. che lui ha. E dopodiché passiamo all'Electric Mistress. Lui non aveva naturalmente questa versione, aveva la versione vintage. Questo è il modello stereo, dotato anche di un chorus. Poi c'è l'MXR e l'Univibe. L'Univibe, che è
fondamentale. Ci sono varie versioni, tra cui c'è anche l'Univibe che Clyde Deluxe me l'ha fregato pure quello. me lo tengo gelosamente a casa. Per finire poi al delay. Gilmour ha cominciato con delay a nastro, Sì, tape delay. perché lui comunque aveva preso tutta l'attrezzatura che aveva lasciato Syd Barrett, quindi tutto quello che aveva Syd Barrett è passato a lui. Poi lui nel corso degli anni è arrivato ad avere un delay digitale, quindi a usare anche più di un delay. Vedo un DD200 che insomma è un delay ricco di tantissime funzioni, però bisogna saperlo usare, altrimenti impazzite con tutti i controlli di un delay di questo tipo. Detto questo, non ci resta adesso che collegare il tutto E vedere che succede. Che chitarra è? Fender Stratocaster American Professional 2. L'abbiamo collegato direttamente al Marshall, non abbiamo utilizzato il send and return, che tanto utilizziamo soltanto il canale clean del Marshall. Andiamo a inserire il Santo Graal, il CS2. Sentiamo questo attacco. Ti piace? Bello, poi sentiamo con gli altri pick up. Mi sa che me lo riprendo. Oltre al pedale mi dai anche le tue mani, magari. No, quelle te le devi conquistare. Vabbè. Con lo studio Perché e la il suono fatica. è lì, non è nei pedali, Il non suono è non nella è chitarra. qua, è nelle mani prima di tutto. E mi raccomando, se il video vi sta piacendo, cliccate mi piace e doppio mi piace. E non azzardatevi a iscrivervi al canale. Non vi vogliamo. Però sappiate che solo a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale. Perfetto, quindi il compressore l'abbiamo inserito. Andiamo a sentire questo tube driver. Questo famoso tubo. Sentiamo com'è. Abbastanza cattivo. Molto cattivo questo tube driver. Perfetto. Andiamo a sentire il blues driver. Ah, qui si sente nettamente la differenza proprio di pasta. Abbasserei leggermente il controllo di tono. Allora, il gain lo uso un po' più della metà, con il livello non molto alto. So, per sentito dire o per aver letto, che Steve Ray Vaughan Sì. usava Vaughan. il TS9 praticamente con il drive a zero e il volume al massimo. Per Esatto, lo utilizzava praticamente come boost. esempio. Esatto. Questi pedali, il TS9 e il TS808, spesso sono messi prima del distorsore proprio per fare la funzione di boost, quindi per caricare ancora di più il segnale in ingresso dentro al pedale. Funziona? Se vi piace, sì, utilizzatelo anche in Nel questo caso modo. di Gilmour metteva gli overdrive prima del Big Muff per modellare più il suono del Big Muff. Esattamente, quindi diciamo anche come un equalizzatore, se vogliamo, Sì. intervenendo su controlli di tono, ma soprattutto di livello, cambia il segnale che entra all'ingresso del pedale successivo. Sentiamo quindi il TS9. Controllo di tono, io preferisco sempre tenerlo a meno della metà, perché mi dà un segnale meno brillante. Ovviamente è una pasta ulteriore diversa. E sentiamo adesso il mostro. magnifico, il mostro Caprid. Diciamo non è molto facile trovarlo e da Thomann l'ho trovato. Ragazzi, io non voglio fare pubblicità a Thomann, ma veramente se cercate qualcosa lì c'è tutto. Ci sono c'è stato, trovate il video, vi lascio il link qui sopra. Andatelo a vedere perché veramente è il paradiso per i musicisti. Prego, sentiamo un po' come funziona. Impressionante, ragazzi. Bello, allora come l'abbiamo settato? Abbiamo sustain a palla, Sustain a palla, ovviamente. il tono diciamo a metà. Il volume sta a un quarto. Spettacolare. Andiamo a sentire invece cosa succede nella catena di modulazione. Il phase 90. Sentiamo.
due fare degli accordi strafighi. Sta ritornando l'amore per Mamma mia, l'analogico. ragazzi, io sono passato completamente al digitale in questo periodo con il mio... Sì, ma questo ormai è mio, Però me lo presti. Vabbè, dai. Qualche volta te lo presto. Flanger. Bello, bellissimo. Dotato anche di un effetto chorus che volendo potremmo... Scuso Flanger e è inserito il chorus? Molto 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 interessante. Univibe. Molto bello questo Univibe. E poi abbiamo il delay. Controllo feedback che abbiamo qui. Sì. Io solitamente lo regolo in modo che abbia 4-5 ripetizioni al massimo. Quindi sono già un po' troppe. Il rischio è che vai a impastare un po' troppo il suono. Già ci stiamo avvicinando. Abbiamo poi il controllo di livello. Si abbassa anche. E poi abbiamo varie modalità. Passiamo dal digitale, che è questo che stai usando in questo momento, all'analogico, al tape e a vari effetti, c'è anche il reverse. Mettiamo un po' un tape delay. Molto bello questo effetto. Ok. Bello, mi piace molto. Io sono un amante del tape delay, del delay analogico. Su questo dovresti darmi una lezione almeno di un paio d'ore. Ne approfitto perché trovate tutte queste informazioni sul mio corso di chitarra suoni effetti in 2 volumi che trovate sul sito, dove vi spiegherò tutti gli effetti, sono circa 16, più utilizzati, e questi li trovate praticamente tutti, e più ci sono 29 catene effetti per creare il suono di qualsiasi stile, dal classic rock al prog, al clean, al jazz, insomma ci sono tante opzioni. Trovate tutte quante sul corso, vi lascio il link qui sopra in descrizione. Adesso ragazzi lascio però la palla al mitico Alessio, fratello di camicia, e... Ringrazio tanto Alessio che mi ha portato questa super pedaliera. Grazie a te, maestro. Sono contento di averti aiutato nel completare, insomma, il tuo sogno di costruire una pedaliera simil Gilmour con il Boss CS2. Io non lo utilizzavo, sono contento che te lo sei preso te. Se vi piace questo format, fatemelo sapere, scrivetemi un commento qui sotto che non leggerò. No, scherzo, li leggo tutti. Ma sai lei che mi è venuto in mente adesso? Ma io quasi quasi mi riassemblo la mia pedaliera, che sono mesi che è rimasta così spenta, pedali qua e là. È un peccato, in realtà era tutta una scusa questa di portarti la mia pedaliera per farti ritrovare l'amore per l'analogico. Sono un amante dell'analogico e non l'ho mai nascosto. Diciamo che questi moderni sistemi digitali ti facilitano un po' la vita, ma il suono che otteniamo da questo, dal Marshall, dalle mani, è unico, imbattibile, inimitabile, a mio avviso. Soprattutto dalle mani. Dalle mani, vabbè, le mani è la cosa principale, ma ci si arriva, ci si arriva. Ragazzi, è stato veramente un piacere, grazie Alessio, grazie mille, ci vediamo alla prossima. Ciao e buona musica! Ciao!